Come perforare correttamente e in sicurezza una colonna portante in calcestruzzo armato con tondini in acciaio. L'inconveniente più comune, e in alcuni casi inaspettato quando si sta effettuando un foro sul muro, è quello di incappare in una struttura portante in cemento armato. Tuttavia, se avete a che fare con questa sgradita sorpresa, è bene prendere in considerazione il fatto che il vostro attuale trapano elettrico non sia in grado di far fronte a questa necessità. Nella maggior parte dei casi, se non si è attrezzati con utensili adeguati, continuare a tentare può essere rischioso. Ad esempio, si può rompere o bruciare la punta, bloccare il trapano, e in alcuni casi anche a farsi male per il contraccolpo ricevuto. Se vuoi evitare che ciò accada, ti consiglio di seguire questo breve tutorial, per sapere quali sono i dettagli da non trascurare al fine di riuscire a portare a termine in modo corretto il lavoro, e in totale sicurezza. 1. Iniziamo, cercando di capire cos'è e come è fatta una colonna portante di cemento armato. Una colonna portante in calcestruzzo armato è realizzata a partire dal basamento. Una colonna è un elemento verticale di una struttura spesso più grande, e serve come solida base di una struttura. Una colonna portante in calcestruzzo, al suo interno è dotata di una gabbia fatta di tondini di ferro distanziati orizzontalmente tra loro di circa 15 cm. Questi tondini servono a fortificare e dare equilibrio alla struttura stessa. L'inconveniente durante la foratura è appunto quello di incontrare senza preavviso uno di questi ostacoli di ferro. 2. Per verificare se la struttura è portante, travi, colonne eccetera, batti sul muro con il manico di un martello. Se dovessi percepire un suono sordo e rigido, allora hai a che fare con una struttura in calcestruzzo o in mattone pieno. 3. Utilizza un trapano elettrico a percussione che possa consentire la variazione di giri senza essere costretti a dover praticare troppa pressione con le braccia e con il corpo. Alcuni ottimi tassellatori e trapani adatti a questo scopo sono ad esempio Spit, Hilti, Metabo e Hitachi. 4. Se non puoi acquistare uno dei tassellatori appena consigliati, puoi sempre provare a fartene prestare uno. Inoltre, utilizza delle punte specifiche. Per fori da 30-35 mm, devi usare delle punte al carburo di tungsteno. Tuttavia, nel caso in cui si andrebbe in attrito con dei tondini di ferro, questo genere di punta brucerebbe e andrebbe buttata. Per questo motivo, la miglior soluzione sarebbe quella di trovare una punta multitagliente. Una punta a 4 taglienti sarebbe un'ottima scelta, soprattutto per i fori più profondi. 5. Per concludere, l'ultimo consiglio è quello di non sforzare eccessivamente il tassellatore. Superata una certa profondità, sii pronto ad alleggerire la pressione nel caso vi sia un ostacolo. Dopo aver forato il muro, aspira la polvere all'interno del foro con un aspirapolvere o con un soffio. Quest'ultima è la migliore soluzione per il fissaggio duraturo di eventuali tasselli. Seguici anche su lavoricreativifaidate.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.